La 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 la. La 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 Sì, ed eccoci al nostro video sui pensieri. Diciamo per parlare una cosa di cui ho parlato lunedì, che di questa cosa di cui parlo oggi dovevo parlare lunedì, appunto purtroppo non sono riuscito a parlare 2 giorni fa di questa cosa, non ne ho parlato nemmeno ieri perché non volevo associarla, insomma, alla festa delle donne, anche se non è niente di che. Comunque, questa cosa è il fatto che il 7 marzo del 75 qui in Italia uscì Profondo Rosso di Dario Argento, Deep Red, e quindi il film 6 anni fa, 7 anni fa ha festeggiato i suoi 40 anni, quindi già li è passati, anzi si avvia verso 50 anni. Eh, io non credo di dire altre cose perché già feci un video messaggio l'anno scorso in occasione di un mio tributo tastiera al film in cui ne parlai. Nel caso invito a vederlo. Però ho già parlato anche di Dario Argento in passato, riguardo al film Non ho sonno, per un tributo chi mi segue lo sa, che fece al film un tributo tastiera in occasione del suo anniversario di uscita qui in Italia il 5 gennaio 2001, tra l'altro anche definito pre-sequel di Profondo Rosso. Comunque dico solo che non è stato il primo film di Dario Argento che ho visto, perché il primo film di Dario Argento che ho visto, qualcuno già lo sa se ha visto questi miei video su Non ho sonno, è stato proprio Non ho sonno, che lo beccai in televisione appunto in una tarda notte di un fine maggio 2019, e poi da lì recuperai tutti i film del maestro. Sì, Profondo Rosso, vabbè, oggettivamente, che dire, è proprio il secondo me, insieme a Suspiria e poi altri 4-5 film, come Tenebre, Fenomena, Inferno, Opera, Trauma. E poi anche la trilogia degli animali, i primi 3 film, L'uccello alle piume di cristallo, Il gatto a 9 code, Quattro musche di velluto grigio, secondo me questi, cosa che ho ripetuto spesso, sono i suoi migliori film. Che dire, Profondo Rosso e Suspiria appunto si contendono proprio per il trono dei migliori, cioè secondo me Suspiria si potrebbe dire che è anche superiore in questo senso a Profondo Rosso, forse è il film più pauroso di tensione in assoluto. E Profondo Rosso verrebbe subito dopo, però come fatto di preferenza proprio personale, preferisco Profondo Rosso. Insomma, che dire, cioè, non voglio dire altro perché è inutile che la mia opinione, già sono state dette tantissime cose. Dico solo che io vorrei porvi, e poi appunto, se avete visto in preview, appunto, dopo il preview dell'opening del film, è il tributo che
fece al film, diciamo, lo scorso anno. Interpretai alcuni pezzi, anche se li interpretai ancora prima, a novembre 2020, però poi in occasione dell'anniversario del film dell'anno scorso, li riunì, poi tra l'altro col colore rosso, in un unico video, quindi questo è un breve, ma poi vi rimando direttamente anche alla playlist Dario Argento, perché Dario Argento Goblin nel mio canale tastiera, perché lì potete vedere tutto, tutti questi pezzi. Quindi sia in versione colore rosso, da questo tributo in cui li ho riuniti l'anno scorso, sia in versione separata a colore normale, che sono le versioni di questi pezzi risalenti appunto, ripeto, a novembre del 2020. Ad ogni modo io volevo solo porvi una domanda fondamentale e spero che qualcuno anche mi risponda. E la domanda è, ma secondo voi esiste un regista di terrore più grande di Dario Argento? O che incute più tensione, terrore, brividi, insomma, allo spettatore più grande di Dario Argento? Forse solo Hitchcock gli è superiore, ma poi, appunto, per me poi subito dopo c'è Dario Argento. Eh, gli effetti mi fanno i suoi film da questo punto di vista sono praticamente imparagonabili a quelli di tutti gli altri registi. E quindi sì, volevo sapere un po' voi qual era il vostro, qualcuno aveva una sua idea. Magari ce ne saranno anche più bravi, diciamo, che in fondo la mostrare la paura si può fare tranquillamente con i mostri, ma quella non è appunto vera paura. E infatti in tal senso aggiungo pure che appunto io dico proprio come scrutatore dell'animo umano e degli abissi dell'animo umano, Dario Argento è veramente unico, ci mette proprio di fronte ai nostri più grandi abissi, ai lati più oscuri dell'uomo. E in qualche modo questo, non so, a me lo sento sempre vicino da questo punto di vista e quindi un regista oltre che necessario all'interno della storia del cinema. Poi soprattutto non sono solo film di terrore, anche di esoterici, misteriosi, hanno anche altri rimandi, anche filosofici, sono molto più importanti di quello che sembrano solo nel genere, secondo me. Non so se qualcun altro è d'accordo. Credo di aver pensato tutto, però come sempre, se mi vengo qualche altra cosa in mente, la aggiungo in descrizione. Have a great day, a domani! Poi invito anche a vedere ci sono anche altri pezzi che ho interpretato da altri film dell'Argento, comunque stanno tutti nella playlist dedicata a lui e ai Goblin sul canale Tastiera.